Ho pensato molto a se fare questo video, perché la relazione con i miei genitori è un qualcosa di molto personale, ovviamente come lo è per tutti, ma secondo me soprattutto non l'ho ancora capito molto bene. Però dopo l'ennesima volta che la mia psicologa mi ha fatto notare che un mio atteggiamento poteva essere derivante dalla mia relazione con i miei genitori, forse è arrivato il momento per iniziare a rifletterci un po' di più. E alla fine tutti quanti noi abbiamo un rapporto con i nostri genitori che può essere complicato, difficile, inesistente, ma in qualche modo ci influenza sempre. E ogni volta che ripenso al mio rapporto con i miei genitori, trovo sempre piccole cose alle quali non avevo prestato attenzione prima. E soprattutto se ci ripenso adesso, tanti momenti del passato sembrano estremamente strani perché non mi ci rivedo per niente su com'è ora la nostra relazione. Comunque, secondo me, la relazione con i genitori è, anzi, non secondo me, ma secondo, vorrei dire la mia psicologa, ma sicuramente la maggior parte degli psicologi, la relazione con i genitori è una delle relazioni che ti influenza di più in assoluto perché è una delle primissime con le quali vieni a contatto, una di quelle esistenziali, nel senso che tutti quanti abbiamo un certo tipo di relazione con i genitori e a seconda di come questa si sviluppa, ci sviluppiamo anche noi. Cioè, se provi a ripensare com'era il tuo rapporto all'inizio con i tuoi genitori e il rapporto che hai adesso o il non rapporto che hai adesso con i tuoi genitori, sicuramente tantissime cose sono cambiate. Se ripenso a quando ero piccola, sicuramente ero una bambina molto sola. Nel senso che, no, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, erano comunque presenti, ma abitavo in campagna, allontana da tutto e da tutti. I miei genitori ovviamente lavoravano e la maggior parte del mio tempo la passavo da sola a giocare. Questo sicuramente ha influenzato tutti i miei problemi con le relazioni interpersonali, non soltanto amorose, ma anche con gli amici, eccetera. E sicuramente questa sensazione che avevo del dovermi arrangiare ha sicuramente influenzato le mie relazioni da più adulta. Uno dei primissimi ricordi che ho è di me con i miei genitori in viaggio. Siamo in un autobus che andiamo verso non mi ricordo dove. Un viaggio che doveva durare circa un'ora, comunque un po' di tempo. E mi ricordo che mia sorella continuava a lamentarsi, mentre io ero tranquilla e giocavo facendo, sai, so, il classico sul finestrino dove saltavo le macchine dal finestrino. E mi ricordo che quando mia madre mi ha detto: Ma che brava che sei, Giulia, che sei tranquilla, che non fai problemi, che io ero tutta fiera di me stessa. Da lì si è un po' inculcata questa idea in me del meno problemi dai alle persone, meglio è. E su questo ci sto lavorando con la psicologa, perché è sicuramente un qualcosa che influenza, influenza il modo di pensare. Poi ovviamente, come per tutti, è arrivato il mio periodo di ribellione. E dico per tutti quando magari non lo è veramente per tutti, ma credo che se tu non hai mai avuto il periodo di ribellione dai tuoi genitori, secondo me hai qualche fardello con il quale devi ancora fare i conti. Sai, è presente il classico nessuno mi capisce, vi odio tutti. Classica adolescente. Ogni tanto magari continuo ad avere quella fase, in realtà anche adesso perché continuo ad aver litigi anche ora, però sicuramente al tempo era qualcosa di insopportabile per me e per loro. Per me perché ero costantemente in questo litigio perenne che mi stressava e so che dal punto di vista psicologico tutto questo è utile per la crescita del bambino, del ragazzo, perché ti permette di differenziarti dai genitori, mentre quando sei piccolo cerchi di essere il più simile possibile a loro, inizia l'adolescenza e cerchi di creare il tuo, la tua persona, chi sei tu singolarmente. Io ero estremamente testarda e ribelle, vabbè, sempre nei limiti perché non è che facessi cose pazze, però mi ricordo la prima sigaretta, le volte che mentivo su da chi sarei andata a dormire. Mi ricordo i litigi perché volevo uscire vestita in un modo e non potevo, i litigi perché prendevo un certo voto alla verifica e non erano contenti, e classici litigi. Però io avevo questa cosa che ero molto brava a mentire e ci riuscivo, anche se ogni tanto magari venivo sgamata, come per esempio, come è andata la verifica? Molto bene! Poi andavano all'incontro con i professori e il 5, il 2 venivano fuori. Un sacco di volte mi è stato ritirato il telefono, un sacco di volte sono stata messa in castigo, non potevo uscire di casa se non per andare a scuola. E quante volte ho sentito dire: finché sei sotto il mio tetto, seguirai le mie regole. Il classico momento di ribellione di tutti gli adolescenti. Ma una cosa che sicuramente ha aiutato la mia relazione con i miei genitori, e ripeto, tuttora non è idilliaca come penso non lo sia per molti,
Una cosa che mi ha aiutato molto è in quel periodo in cui continuavamo ad avere litigi, perenni, perché mia mamma è tanto testarda quanto me. In quel periodo siamo arrivati più o meno a una conclusione e non è che ci siamo seduti a tavolino e abbiamo deciso, ok, adesso faremo così, ma siamo arrivati alla conclusione che ci sarebbero state soltanto due opzioni. O io avrei fatto quello che volevo senza dirglielo, o io avrei fatto quello che volevo dicendoglielo. Perché ovviamente una delle cose che stressava di più i miei genitori era non sapere le cose, non sapere che fine facessi il pomeriggio, non sapere da chi fossi, non sapere se stessi veramente studiando, non sapere, era il non sapere. E li capisco, però da parte mia invece mi dava fastidio non poter fare quello che volevo, soprattutto perché comunque non ho mai avuto debiti, non sono mai stata bocciata, non ho mai fatto uso di droghe, ho bevuto forse un po' fin da troppa giovane età, ma c'era sempre questo scontro che secondo me questa formula ci ha portato un po' a risolvere. Da allora ho cominciato a dire tutto quanto ai miei genitori, tutto, tutto. Vabbè, a parte magari le cose con i morosetti, le prime storielle d'amore, ma a parte quelle, però ho sempre cercato di dire tutto proprio perché almeno potevamo avere una discussione al riguardo. Sicuramente una delle cose che più mi dava fastidio era quando chiedevo posso andare nella piazza a saltare con le rane? E loro mi dicevano no. Perché? Perché no. Ma dammi una motivazione, perché ho detto di no. Quella era sicuramente una delle cose che più trovavo insopportabile. Perché quando sei piccolo, comunque pensi di sapere le cose, comunque sei una tua persona, comunque vuoi avere un pelo di controllo. E quella era una cosa che a me mandava in bestia. E allora le facevo lo stesso, mettendoci una bugia. Ed è proprio per questo perché siamo arrivati alla conclusione di quel tipo di ragionamento. Ovvio però è che da questo diritto che mi è stato dato, cioè ne è derivata anche un dovere, nel senso che non ho mai fatto uso di droghe, appunto, non sono mai andata male a scuola, sì, sono andata male a scuola, però non ho mai avuto debiti, non sono mai stata bocciata. Prendevo sempre il classico 7 l'ultimo giorno per recuperare il 5 della verifica prima. Penso però che sia rimasto molto in me, per quanto io adesso la stia raccontando così allegramente. Comunque quella fase in cui mi veniva vietato di fare cose, cioè, è stata difficile. E sicuramente il fatto di sentirmi negare di fare cose, sicuramente ha influenzato molto il mio modo di pensare adesso. E sicuramente ha influenzato la mia relazione con i miei genitori. E non è che tutti i problemi sono finiti nel momento in cui abbiamo sviluppato questo modo di agire dove io dico tutto e voi accettate e magari mi potete dare dei consigli, mi potete supportare, mi potete dire cosa ne pensate, magari avvertirmi o starmi vicino nel momento in cui vedete che sto per fare un'enorme cazzata. Sicuramente abbiamo continuato a fare litigi, soprattutto per, appunto, il tipo di personalità che c'è da questa e dall'altra parte. Ma pian piano sto arrivando ai miei 30 anni. Pian piano sto cominciando a capire sempre di più quanto i genitori siano anche loro delle persone. E sembra stupido da dire, ma se tu provi a pensare ai tuoi genitori, non pensi a Marco e Lucia, no, pensi a mamma e papà. Non sono delle persone umane, sono i tuoi genitori. Non sono allo stesso livello del tizio che trovi al bar alle 6 di pomeriggio. No, sono mamma e papà. E quindi abbiamo delle aspettative enormi nei loro confronti. Aspettative che stiamo dando a delle persone che sono genitori per la prima volta, che stanno facendo quelle esperienze per la prima volta, che per la prima volta devono vedere la figlia stare male per il ragazzino, per la prima volta devono vedere il proprio figlio prendere una moto e andare via la sera. E per quanto questo video non voglia essere per giustificare i genitori, per dire sii più buono nei confronti dei tuoi genitori, non è in quel senso, è più un sii più buono nei tuoi confronti. Non ha senso cercare di cambiare delle persone che non vogliono cambiare. E fidati, lo so. Quante volte ho provato a spiegare a mia madre che dirmi che ho preso chili non aiuta. Quante volte ho provato a... In realtà poche volte ho provato a spiegare a mio padre che... cose, perché persona abbastanza chiusa. Però è umano voler vedere le cose cambiare. Però è necessario capire che c'è un limite al voler cambiare le cose. Non possiamo influenzare troppo le persone attorno a noi, quindi non ha senso continuare a cercare di sbatterci la testa. E sì, anche adesso ai miei 29 anni comunque ho dei litigi con mia madre. Mi fanno uscire di testa. Ma sto cominciando a capire che sono delle altre persone. Sì, sono delle persone, come dicevo prima, sono delle relazioni essenziali, ma sono comunque delle altre persone.
Ed è naturale voler creare una connessione genuina e sana e bella con i propri genitori o comunque con la propria famiglia. Ma so anche quanto può essere difficile vedere una persona che sai che dovrebbe essere nella tua vita, comunque essere lontana. Un'altra cosa importante che sto cercando di mettere in pratica è il non possono leggermi nel pensiero, ma nel momento in cui dico che cosa penso, mi aspetto di essere ascoltata. E se non vengo ascoltata, è ok. Quindi qualcosa ti dà fastidio? Fallo notare, dillo. Poi però basta. L'hai fatto notare, starà al genitore capire che è un'azione che non va. Non ha senso continuare ad incazzarsi perché quell'altra persona non vuole fare come vuoi tu. Per quanto possa essere difficile, fastidioso e doloroso, perché io in realtà sto parlando lo so perfettamente che sto parlando da un piano privilegiato. Ho entrambi i genitori, entrambi non mi fanno del male. Comunque sono persone presenti, sono persone che comunque mi amano. So perfettamente di essere privilegiata su questo. E spero che il mio essere privilegiata non diminuisca il valore delle mie parole, perché comunque ogni relazione è complicata a sé. Un'altra cosa che trovo fondamentale e che ho vissuto nei miei anni, non aver paura dell'indipendenza. So che può spaventare essere indipendenti dai propri genitori. Ho vissuto per vari anni fuori dall'Italia. Un po' di senso di colpa dell'andarmene c'è stato, sicuramente, soprattutto quando magari le cose non andavano troppo bene a casa. Ma è anche necessario capire che siamo appunto anche noi delle persone individuali. Almeno questo è il mio pensiero e se la pensi diversamente ti prego smentiscimi. Mi piacciono soprattutto le conversazioni dove vengo smentita, quindi per favore. Sicuramente il rapporto con i genitori è uno dei più difficili, ma in un certo modo veniamo lanciati in questo mondo, cioè ci ritroviamo con questi genitori e questi dobbiamo affrontare. Un'altra situazione sicuramente è affrontare amicizie che scegliamo, come ho detto in questo video. Ciao.